Ciao a tutti, bentornati sul canale. Sono nuovamente nel Parco Nazionale della Maiella e voglio raggiungere un posto che ho raggiunto lo scorso anno, ma vorrei passare per una via alternativa, una via nuova che ho studiato negli ultimi giorni, che mi porterà un po' ad attraversare un bosco, attraversare il vallone di Santo Spirito e poi vedremo un po' se riuscirò a raggiungere la meta, che sarebbe l'eremo di San Giovanni, oppure arrivare quantomeno nei pressi. La giornata è molto ventosa, qui in questo punto riesco a parlare perché sono protetto un po' dal bosco, però credo che più avanti la situazione sarà difficile, per cui mettete subito un like così per incoraggiarmi ad andare avanti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e rimanete con me perché quella di oggi sarà veramente un'avventura indimenticabile. E per l'escursione di oggi sono partito da località Fonte Tettone, proprio nei pressi dell'hotel Mamma Rosa, per chi conosce e frequenta la Maielletta, e si segue un sentiero che parte proprio dalla fontanella. Non l'ho ripreso i primi passi perché il vento era davvero molto forte ed era impossibile anche lasciare la fotocamera per terra perché sarebbe volata, veramente un vento fortissimo. Si segue il sentiero ben segnato, si attraversa il vallone di Santo Spirito, che è quello che fotografo ultimamente molto spesso la sera. A un certo punto si esce dal bosco e c'è una palina di legno, in lontananza bisogna un po' fare attenzione, e in prossimità della palina di legno si inizia a percorrere questo bellissimo sentiero in mezzo al bosco. Oggi peraltro le foglie sono altissime perché il vento le ha fatte cadere tutte, per cui in certi punti si affonda quasi fino al ginocchio, se non oltre. E seguendo questo sentiero in breve raggiungerò il rifugio di Marco, che si trova proprio là, io quasi quasi già lo intravedo, e da lì poi una comoda carrareggia porterà verso il sentiero che scenderà all'eremo di San Giovanni. Non so come andrà a finire l'avventura di oggi perché davvero fuori dal bosco il vento è feroce, per cui rimanete con me e lo scopriremo insieme. E si continua nel bosco seguendo l'andamento del vallone di Santo Spirito, che è proprio questo qua che vedete sotto di me, molto profondo. Da quella parte lì, su quella roccia, dovrebbe esserci anche l'eremo di Santo Spirito, che non ho ancora visitato, ma ci si può andare in macchina perché c'è una strada che lo raggiunge. E per questo sentiero voglio ringraziare Rocco, perché l'ho incontrato alla Belvedere della Vellana qualche settimana fa. Gli ho chiesto che sentiero avesse percorso per raggiungerlo e mi ha parlato di questa via un po' alternativa, devo dire, che è veramente molto bella. Si attraversa il vallone di Santo Spirito qui sotto, proprio a mezza costa, un po' in discesa, e tra poco inizierà un po' la salita da quella parte
verso il rifugio di Marco, che si trova proprio dietro questa collina. Una volta raggiunto il rifugio di Marco cercherò di valutare la situazione, vedere un po' com'è il vento su nelle creste, ma credo sia piuttosto veloce, perché non so se potete vedere le nuvole lì sopra come scorrono velocemente, quindi dovrò sicuramente valutare un po' il seguito della mia escursione. E per i più curiosi sto registrando una traccia GPS, per cui magari alla fine del video cercherò di rendervi disponibile in qualche modo la traccia della mia escursione, però mi raccomando, se potete affrontarla, perché sicuramente la montagna è libera, ma con molta attenzione, perché si tratta di un sentiero alternativo. È segnato, sicuramente ben segnato, ma in autunno potrebbe riservare qualche difficoltà. Per esempio le foglie rendono il terreno un po' viscido, ci sono le rocce che non si asciugano, c'è il muschio, insomma potrebbe essere un po' rischioso, quindi dovete fare davvero la massima attenzione. Io a questo punto inizio la mia salita verso il rifugio di Marco. Il sentiero che ho percorso questa mattina non raggiunge precisamente il rifugio di Marco, ma intercetta il sentiero B1 una curva sotto il rifugio, per cui mi trovo qui su questo sentiero che poi avevo già percorso quest'estate durante l'escursione al Belvedere della Vellana, che vi lascio qui sopra nella scheda, così potete vedere un po' come si snoda tra le montagne. È molto tranquillo, per cui proseguirò qui senza molto vento fino al bivio per la fonte della Centiata che si trova qui sotto, e poi deciderò che cosa fare. A livello fotografico oggi sto utilizzando il 35 mm fisso, è un obiettivo fisso, e un 14 mm fisso, per cui ho queste due opzioni: un grandangolo abbastanza ampio e un obiettivo standard, perché questo è un 35 mm su APS-C. Su questa mia macchina fotografica equivale a un 50 mm, per cui con queste due ottiche cercherò di raccontare un po' l'escursione di oggi. E comunque il soggetto principale, come avrete visto in qualche fotografia, è sicuramente questa roccia qui del vallone di Santo Spirito, il Gran Sasso in fondo e qualche nuvola nel cielo. Speriamo che il meteo si mantenga clemente e mi consenta di effettuare tutta l'escursione che avevo in mente. In tanti anni di escursionismo, di fotografia di montagna, ho sempre portato avanti una tradizione, ovvero quella di tornare a casa asciutto, di non prendere mai la pioggia lungo il sentiero, perché in montagna è davvero una brutta cosa prendere la pioggia, bagnarsi con tutta l'attrezzatura poi. Per cui io adesso sto valutando un attimo il da farsi. L'eremo di San Giovanni si trova qui sotto, c'è un sentiero abbastanza scosceso, e poco più avanti, lì dove ci sono quei pini mughi, c'è il bivio per scendere. Però vedo che ci sono delle nuvole che si stanno avvicinando, e per quanto io ami le nuvole, queste nuvole qui le vedo un po' umide, portatrici di acqua, per cui credo che scatterò qualche fotografia in questa zona, e poi velocemente cercherò di recuperare il sentiero, passando però per il rifugio
di Marco e per i prati della Maielletta, perché non vorrei trovarmi nel bosco qualora arrivasse la pioggia. È un bosco, è un sentiero segnato, ma insomma un po' avventuroso, per cui sarà meglio seguire il sentiero ufficiale. Ma ora vorrei proprio scattare qualche fotografia alla Valle dell'Orfento. Guardate, c'è ancora un po' di neve residua dall'ultima nevicata che ho fotografato un paio di settimane fa al Belvedere dell'Avellana. Il Belvedere dell'Avellana si trova proprio su quel colle, dietro quel colle, in mezzo agli alberi, e quello che ho superato poco fa è il bivio che conduce appunto al Belvedere. E queste montagne mi stanno davvero appassionando. Il Parco Nazionale della Maiella nasconde degli angoli remoti che mi piace fotografare, mi piace raggiungere i luoghi per vie alternative, per conoscere il territorio, e quella di oggi è proprio una di quelle escursioni di esplorazione che nella fotografia è forse il 50% dell'avventura. E come potete vedere sono inseguito da una minacciosa inversione termica. Guardate, questo mare di nuvole sta avanzando verso il luogo dove mi trovo, svetta in fondo il Corno Grande, si vede come un'isola, e piano piano credo che questi corpi nuvolosi si infilino dentro il vallone di Santo Spirito. Quando questo succede vorrei trovarmi quanto più vicino possibile alla macchina, e quindi ho velocemente imboccato il sentiero B1 che mi condurrà presto lì dietro al rifugio di Marco, e poi chiuderò l'anello verso la macchina percorrendo il sentiero normale che percorro sempre quando sono al rifugio di Marco verso i prati della Maielletta. Poi purtroppo mi rimarrà un paio di chilometri di asfalto da percorrere, però credo sia la decisione più saggia. Non voglio infilarmi nel bosco lungo il sentiero di questa mattina perché è un po' scivoloso in alcuni punti e non vorrei trovarmici in mezzo alla nebbia sicuramente. E sto fotografando con il 35 mm qui questa scena che è davvero interessante, e oggi mi sono forzato ad utilizzare due obiettivi fissi, anche se in realtà nello zaino ho uno zoom. Qualora la situazione sia davvero interessante sono pronto ad affrontarla fotograficamente. Lungo la strada scatterò altre fotografie, però ora credo sia proprio il momento di mettermi in marcia con passo piuttosto deciso.
Ed io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia oggi in questa esplorazione qui sulla Maiella. Ho percorso un sentiero veramente molto affascinante che taglia il vallone di Santo Spirito proprio al limitare del bosco qui sotto. Una parte si intravede già da qua e poi ho raggiunto il bivio verso l'eremo di San Giovanni. Ho deciso di non tornare indietro per il sentiero perché, come vedete, tra poco sarà immerso nella nebbia e nelle nuvole ed è più saggio percorrere il sentiero che si conosce, almeno sulla via del ritorno, per non trovarsi in difficoltà nella nebbia o magari di notte. Se non l'avete ancora fatto, è proprio il momento di iscriversi al canale, di attivare tutte le campanelle per rimanere aggiornati sui prossimi video fotografici ed escursionistici. Mettete un like e lasciatemi un commento. E ultimamente ho anche aperto una pagina su Buy Me a Coffee, per cui chi vuole sostenere attivamente il mio lavoro di fotografia di paesaggio e di ricerca del territorio può farlo. È semplice, vi lascio tutti i dettagli nella descrizione a questo video. Voglio ringraziare tutti coloro che l'hanno già fatto, ma ora devo proprio salutarvi, anche se questo è un luogo da cui non si vorrebbe mai andare via, specialmente quando le condizioni sono così belle, così fenomenali, fotograficamente super interessanti. Qui dal vallone di Santo Spirito per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao!